il Natale. Tempo di regali, di panettone, di serate davanti al camino. Camino? Ma quale camino? Cammino! A Natale vi si porta sulla via Francigena. Seguiteci! È un po' aperta. Lei è chiusa. Vediamo. Sì, è che io in mano sto facendo la ripresa. Ah! Oh yeah, sei scivolati. Vabbè, adesso che ci siamo. Avanti, bisogna correre, su, op, 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 corri, 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 segui la segnaletica. Siamo sulla pista ciclopedonale della ex ferrovia, che non so se avete visto il nostro video della chiesaccia di Forno, dove passava una volta l'antica Francigena, e lì c'è ancora c'è questa ex ferrovia che prima o poi esploreremo tutta. Aulla! Aulla San Caprasio.
i sentieri nel tratto Aulla-Sarzana sono messi decisamente meglio rispetto a quelli del tratto Villafranca-Aulla, perché il sindaco di Aulla ha fatto un'ordinanza che vieta il transito dei veicoli a motore, specialmente le moto da cross, sui sentieri della Francigena, perché ieri abbiamo trovato i sentieri completamente scavati da questi solchi delle ruote e pieni d'acqua, una sabbia mobile unica. Oggi è molto meglio. Hai visto che ti ho portato a vedere il mare? Vabbè, tutta nebbia. È un mare di nebbia, ma è sempre mare, no? Non ci formalizziamo. In realtà, allora, sotto Seul, in realtà più avanti, in una bella giornata estiva, avremmo visto il mare. Vediamo cosa troviamo. Area di sosta nella zona della cava, e da là si riesce a vedere la valle laggiù in fondo dove c'è un po' di sole e noi dobbiamo scollinare per passare di fianco a Bibola. Caprette, voi volete questa, vero? Però non posso darvela, sennò se la do a voi non la mangio più io, perché siete in 6. Dopo Bibola ci dirigiamo adesso a Vecchietto. Vedete, è uscito il sole, perché stiamo comunque andando verso la costa, verso il mare. Siamo ancora in Lunigiana, eh? Dopo il sole che ha illuminato Bibola, ci siamo trovati in un banco di nebbia verso Vecchietto. No, prima devo portarlo all'ASL per far vedere per controllare che non abbia la peste suina. E qui adesso c'è anche il problema della peste suina. Possibile che sia quello là a Ponzano? A me sembrava che dovesse essere più vicino. Vedremo. Questa è una passeggiata in montagna. È bellissima però. Sì, però una fatica. Non me la ricordavo. Sono passati 6 anni da quando siamo passati di qui per la Francigena, ma non me la ricordavo così tosta. Perché la Francigena in Toscana è anche questo, non è solo la Val d'Orcia. Siamo alle 4 vie. Qui avete cartelli, quanti ne volete? Di là a Aulla. Ed ecco là, Ponzano Superiore. Mamma mia,
Adesso noi continuiamo a scendere. Da qui nelle belle giornate si vede il mare, però oggi insomma si vede quel che si vede. Noi non eravamo là, eravamo là, che si assomigliano un po' tutti, no? Adesso sono un misto tra Borgo Lunigiano arroccato su una collina e Borgo Ligure colorato. E allora hanno fatto il borgo arroccato sulla collina semicolorato. Allora, mancano 6 km da Sarzana. Davanti a noi dovrebbero esserci le rovine del castello della Brina. Vediamo se riusciamo a vedere qualcosa o se sono talmente rovinate. Queste dovrebbero essere le rovine del castello della Brina, se non vado errato. Vediamo un po', si può salire, ci sono dei gradini. Sì, c'era una fortificazione, probabilmente era una torre, guardate, rotonda, una torre circolare che rimane quel troncone lì. Qui è la base, vedete, vedete qui un altro ambiente sollevato. Altri ruderi anche oltre, per cui era abbastanza esteso, prendeva tutta la sommità. Castello della Brina, Sarzana. E là sotto la cava. Strada della Brina. Sarzana, di là, via Francigena. E sotto gli occhi di questo inquietante pescatore e di quella statua lì si scende a Sarzana. E qui c'è una particolarità di questa tappa dove si può mescere il vino direttamente sul cammino se sei pellegrino. Ma magari, come in Spagna. Penso che ci prenderebbero a No, fucilate. no, non credo, ma forse qua mettevano d'estate lasciano un rubinetto, pasta al pellegrino. Lasciano aperto. No, in Spagna c'è un posto dove mettono ogni giorno 100 litri di vino. E se i pellegrini che passano sono onesti, tutti riescono a bere una sorsata. Se si riempie una borraccia, no. Questo dovrebbe essere il canale Lunense e dal 2018 il percorso Francigena è stato modificato per seguirlo fin dentro Sarzana. Infatti qua col ciclabile va di là, ma noi a piedi si va di qua. Potrebbe dire che il canale Lunense è
è un canale dei Navicelli che ce l'ha fatta, perché guarda com'è pulito, che bello il parco di fianco. Bello. No, in realtà il canale dei Navicelli è molto più grande, perché può essere navigato anche dagli yacht e da nave e dal kayak. Infatti sul nostro canale, nella playlist dello Swing 2, prima o poi troverete anche il nostro canale Navicelli in kayak. Non so se quando vedete questo video sarà già stato pubblicato la nostra discesa in kayak dei Navicelli, da Pisa a Livorno. I Navicelli lì ormai li abbiamo fatti tutti i modi. Tutti i modi, sul cammino dei Navicelli, sulla ciclabile dei Navicelli e nel canale dei Navicelli. Se avete in mente qualche altro modo per fare quel, fatecelo sapere, che noi siamo corti di idee. Siamo a Sarzana, questa è Porta Parma, ha la stessa nomenclatura di Pontremoli, cioè la porta sulla Cisa che arriva da Parma si chiama Porta Parma semplicemente.